Ciao e benvenuto in questo nuovo video della serie dedicata all'endurance, terzo episodio. Se ti sei perso gli altri due ti lascio qui sotto in descrizione video il link per andare a vederli. Comunque trovi tutti i video e anche altri su questa specialità nella mia playlist Endurance. Io sono Alex e in questo terzo episodio ti voglio parlare del rifornimento di carburante. Il fornimento del carburante nelle gare endurance è un'operazione delicata, ovviamente, un po' come tutte quelle che ci sono e che si effettuano all'interno del pit stop. Nella scorsa puntata abbiamo proprio parlato dei pit stop, abbiamo approfondito quelle che sono le tematiche tecniche relative alla sostituzione di pneumatici e quant'altro. Abbiamo un po' approfondito quel discorso, ma ho volutamente non approfondito troppo il discorso del rifornimento di carburante proprio perché l'intenzione era quella di parlarne in un video di approfondimento. Tra l'altro apro una parentesi, sotto gli scorsi video mi avete lasciato tanti bei commenti, davvero veramente belli. Non ho risposto a questi commenti, li ho letti tutti perché me li tengo lì e poi a fine serie facciamo un bel Q&A dedicato proprio all'endurance, perché sono domande che sarebbe un peccato rispondere così nei commenti, meritano davvero un video, quindi grazie, continuate a farmi queste domande nei commenti. Bene, tornando al rifornimento, anche per questa puntata ho una o due clip da andare a vedere. Facciamo intanto una premessa. I serbatoi delle moto endurance sono dei serbatoi maggiorati. Per regolamento la massima capienza che possono avere è di 24 litri, uguale per tutte le moto e per tutte le categorie, quindi il limite è dei 24 litri. I serbatoi vengono realizzati artigianalmente, chiaro, perché non possiamo acquistare, ma non ci sono serbatoi acquistabili di serie maggiorati, salvo alcuni rari casi, quindi vengono costruiti in alluminio su misura. Tra gli accorgimenti che vengono messi in atto per la costruzione dei serbatoi da endurance, mi piacerebbe farveli vedere dentro, ma di tagliarne uno in due sinceramente non me la sento. Gli accorgimenti che vengono effettuati, le modifiche che vengono effettuate su un serbatoio costruito per l'endurance sono molteplici. Intanto la più evidente, quella più importante, è il sistema di riempimento del carburante. È un sistema di derivazione aeronautica, un sistema appunto rapido, per il quale siamo in grado di buttare nel serbatoio della moto una grossa quantità di benzina in davvero pochi secondi. Esistono due tipi di sistemi di rifornimento rapido, per semplificare, diciamo due famiglie, ecco. Quella con i due bocchettoni, quindi con due fori, oppure quello con un unico foro, che in realtà sono sempre due, solamente sono coassiali. In questi sistemi si utilizzano i tappi con due fori non per aumentare la velocità con la quale si va a introdurre la benzina nel serbatoio, ma più perché un foro è deputato all'ingresso della benzina e l'altro ovviamente all'uscita dell'aria, altrimenti sarebbe molto difficoltoso con un sistema di questo tipo fare rifornimento. Se non avessimo il foro per la risalita dell'aria, noi andremmo a inserire una quantità limitata di benzina, dopodiché la pressione dell'aria stessa non sarebbe in grado di farci caricare altro carburante. Quindi due fori è per quello. Un foro benzina, entra la benzina, nell'altro foro esce l'aria. Questi tappi sono dotati di un sistema particolare a molla che rendono ermetica la chiusura, quindi quando non è in corso la fase di rifornimento, questi tappi garantiscono, grazie al sistema appunto all'interno, una tenuta stagna, quindi ne impediscono la fuoriuscita del carburante. Per l'apertura di questi tappi ci vogliono appunto le valvole che si utilizzano per fare il rifornimento. Queste valvole vanno ad inserirsi all'interno dei due fori. Ora parliamo della soluzione a due fori anche perché la possiamo vedere nel pratico ed è più comune e più facile anche da spiegare. Quindi quando questa valvola va a inserirsi nei due bocchettoni, vengono premuti questi tappi, quali scendono, e viene immesso carburante
quindi 2 tubi, entra carburante nel serbatoio, nell'altro esce l'aria e va nella parte superiore del sistema di rifornimento. Anche qui con i sistemi di rifornimento ce ne sono un paio, adesso lo vediamo. Quindi i tappi si aprono solo ed esclusivamente quando viene inserita all'interno, o meglio nella parte superiore della flangia dove sono posizionati i 2 bocchettoni, l'apposita valvola che entra perfettamente, viene premuta dall'addetto al rifornimento sul serbatoio, si aprono le valvole e inizia il rifornimento rapido. Dicevo che ci sono 2 sistemi differenti di rifornimento, quindi i tappi sono sempre quelli, ma poi l'apparato che si va a inserire nei tappi dopo le valvole varia. Nel caso di Le Mans è l'unico circuito che ha un sistema permanente di rifornimento di carburante, quindi proprio al di fuori di ogni box c'è piazzato questo macchinario, questo sistema, alla quale ogni team si collega con i propri tubi e le proprie valvole, chiaramente in base al tipo di tappo che ha, e dal quale viene estratta la benzina, o meglio viene caricata nei serbatoi per gravità. È vietato qualunque tipo di messa in pressione della benzina, quindi è semplicemente la gravità che fa riempire il serbatoio da queste cisterne che ci sono al di fuori del box, viene proprio buttata all'interno del serbatoio della moto. Quindi i 2 tubi, in questo caso dopo la valvola, vanno a questo sistema. Questa è una prerogativa tipica e unica del circuito di Le Mans. Solo lì c'è questo sistema. In tutti gli altri circuiti invece si utilizza un sistema come quello che ho qui tra le gambe, non quello che ora vi faccio vedere, non quello. In questo caso particolare è quasi un cimelio, ha fatto davvero il giro del mondo. Questo è un sistema di rifornimento che è di proprietà di Z Racing, io ce l'ho qui, tra l'altro l'ho messo in bella mostra ed ha davvero fatto il giro del mondo. È un sistema che è tutto sommato semplice ma molto funzionale e geniale, è in alluminio completamente fatto a mano, quindi anche qui è roba un po' particolare. E vediamo come è fatto. Ora questo è privo delle valvole inferiori, quindi non ci sono quelle componenti che vanno a fisicamente inserirsi all'interno del serbatoio, proprio perché dobbiamo usarle sull'altro sistema per Le Mans, quindi è smontato da questo sistema. Quindi abbiamo la nostra brava cisterna, come dicevo fatta a mano, poi sopra ci sono le varie verifiche e le varie punzionature delle verifiche tecniche, perché anche questi sono apparati che vengono sottoposti a verifiche, ce ne sono davvero, c'è da Suzuka, c'è Slab, ce ne sono tantissimi, quindi ha fatto proprio Boldor, ce ne sono parecchi, ha davvero tanti anni, non so quanti di preciso, ma davvero molti. Questo è stato fatto proprio su specifiche e su misura. Questo tubetto possiamo vedere quanto carburante c'è all'interno. Dal tappo superiore, un tappo tipo Monza, diciamo, come quello che si montava sulle moto d'epoca da corsa, si effettua il caricamento della benzina e questo tubone che vedete è quello che permette all'aria di uscire dal serbatoio e tornare all'interno della tramoggia, quindi è tutto un sistema chiuso. Ci sono le 2 maniglie che sono quelle tramite le quali l'operatore sostiene, vi assicuro che ha un bel peso, questa tanica, questa tramoggia piena di benzina, e la va a posizionare sopra il serbatoio. Questo è davvero un oggetto veramente molto molto bello, mi piace davvero molto. Lo metto via prima che magari mi vada a cadere. Quindi sia in questo caso che nell'altro caso del sistema Le Mans, poi quando viene effettuato il rifornimento, la benzina che rimane nella tramoggia o nel sistema, nell'altro caso, viene tirata fuori in modo da poi poter caricare con precisione la quantità di benzina che viene immessa all'interno del serbatoio. Quindi modifica più importante, caratteristica più importante del serbatoio è proprio quella di essere equipaggiato con questo tipo di tappi di derivazione aeronautica a caricamento rapido e a tenuta stagna senza alcun tipo di chiusura, quindi sono automatici. Quando togliamo la valvola questi si chiudono e non esce più una goccia. Una piccola nota: da regolamento del mondiale il diametro del foro, diciamo, dove viene messa la benzina è limitato a 2 pollici, quindi il massimo che si può fare è 2 pollici. Un'altra caratteristica dei serbatoi Endurance, oltre ovviamente alla capacità maggiore rispetto a quelli di serie, a volte quasi doppia quella di serie,
è la realizzazione all'interno di alcune paratie per evitare il troppo sciabordio dalla benzina all'interno del serbatoio, e poi lo sfiato dei vapori solitamente viene proprio effettuato con uno sfiato non più incluso ovviamente nel tappo come sulle moto di serie, ma uno sfiato a parte, viene collegato con una valvola di non ritorno in modo da non permettere alla benzina di uscire, ma permette all'aria di entrare. Se non avessimo questa entrata di aria, il serbatoio andrebbe in depressione e non permetterebbe più la fuoriuscita della benzina verso la pompa e verso l'impianto di alimentazione. Venendo invece alla fase cruciale del rifornimento all'interno del pit stop, ricordo che il rifornimento di carburante va sempre effettuato per regolamento come ultima operazione. Dopo che è stato effettuato il rifornimento si può solo accendere la moto e uscire dalla corsia box, non si può più mettere mani alla moto. Quindi andiamo a vedere, ho la clippettina con cui possiamo andare a vedere il sistema come funziona e gli imbarazzanti tempi con la quale vengono pompati circa 20 litri, o meglio vengono introdotti, ricordo per gravità, circa 20 litri all'interno dei nostri serbatoi, 20-22, dipende poi da quanto si è stati bravi a calcolare il pit stop in modo da sfruttare il più possibile la benzina all'interno del serbatoio. Quindi vediamo i video che avevo preparato. Vediamo il primo pit stop, ecco, ci fermiamo subito immediatamente. Qui è un sistema con una flangia singola, quindi con i tubi coassiali, come detto poco fa. Si intravede sulla destra il tubo di uscita dell'aria. Qui in questa immagine si vede bene il sistema, questo è come quello che utilizziamo noi, quindi con due valvole, due tappi e i due tubi che portano la benzina all'interno del serbatoio e fanno fuoriuscire celermente l'aria. Come detto anche nell'altro video, normalmente gli addetti al rifornimento sono due più un terzo addetto con l'estintore. Tutti quelli che sono addetti al rifornimento sono per regolamento dotati di tuta ignifuga, scarpe ignifuga, guanti ignifughe, casco integrale con sottocasco ignifugo, quindi sono del tutto bardati per operare in sicurezza. Comunque stanno facendo un rifornimento veloce su una moto che vi assicuro le moto da endurance dopo qualche ora che girano scottano in qualunque componente, la tocchiate, scotta tutta, proprio tutta, quindi è un'operazione delicata e rischiosa ed è giusto che il regolamento imponga questo tipo di protezioni e a salvaguardia proprio degli operatori. Quindi un operatore normalmente è quello che aziona fisicamente le valvole, l'altro operatore normalmente sostiene e accompagna le tubazioni, che comunque sono tubazioni da 2 pollici, in tubo corrugato, e vi assicuro che pesano parecchio. Quindi i due che fanno fisicamente il rifornimento sono la persona che va ad azionare la valvola e un altro che lo aiuta nel posizionare la valvola o la tramoggia, nel caso sia una tramoggia particolarmente grossa e pesante, oppure anche solo per i tubi, mentre la terza persona è sempre pronta con un estintore in caso dovesse andare qualcosa storto. Si spera sempre di no e fortunatamente gli incidenti in rifornimento sono davvero un evento raro, ecco, non è cioè, proprio in virtù anche di tutte queste norme di sicurezza e quant'altro. Vediamo un altro video riguardante un rifornimento. Questo video stanno facendo delle prove di pit stop durante gli appuntamenti. Noi la sera, piuttosto che nei tempi più o meno morti, i team si allenano molto proprio per i pit stop, quindi in questo caso non ci sono sessioni in corso e si sta proprio provando i pit stop. Vediamo un altro video. Allora, la moto arriva, come abbiamo già visto che nell'altra puntata, fasi coincitate del pit stop, il pilota che scende, ecco, si vedono i due addetti e sulla sinistra c'è l'altro addetto con l'estintore che in questo caso aziona anche le valvole di apertura della caduta del carburante. Ecco, questo è l'EMAN, non si vede, ma proprio lì dove c'è a sinistra quella persona col braccio alzato che sta azionando la valvola, lì c'è il serbatoio della benzina, quindi il carburante da ogni team viene prima caricato su quella cisterna e poi da quella cisterna per caduta va attraverso quei tubi che, come qua ben si vede, c'è la persona in mezzo che aiuta a sorreggere i tubi e l'operatore là davanti che è quello che fisicamente va a inserire le valvole all'interno del serbatoio e a dare via al rifornimento. Lo facciamo ripartire e vediamo quanti secondi ci mette a fare questo rifornimento.
6 secondi circa, quindi in 6 secondi circa, più o meno, comunque dipende poi quanta benzina hanno introdotto in questo caso, ma solitamente si va a fare il pieno a ogni pit stop. Arrotondiamo, approssimiamo 8 secondi stando larghi per fare 20 litri di benzina, niente male direi. E questo è tutto senza applicare alcuna pressione a carburante se non quella della gravità, quindi della caduta da questa cisterna. Rivediamolo perché è sempre un piacere da rivederlo. Rivediamolo un po' più lentamente. Eccoci con il personale che sta pronto, parte il rifornimento nel momento in cui ricevono l'ok dai meccanici, il pilota si prepara vicino alla moto, nel momento in cui viene staccato via il pilota salta in sella e si riparte. Quindi 6, 7, massimo 8 secondi per fare un rifornimento di carburante. E qua ci viene in mente, quando facciamo i nostri miseri 10 euro nel serbatoio della nostra moto, quanto dobbiamo stare con la pistola ad aspettare che si riempia. Beh, ma queste sono circostanze totalmente differenti. Con questo video d'approfondimento credo di aver approfondito anche il discorso dei pit stop, ma ci sono due cosine che mi sono dimenticato di citare, purtroppo ho la sedia che mi scende da sola, non è piacevole, vado lentamente a scomparire, oltre che a cigolare, mi comprerò una sedia più decente prima o poi. Dicevo, nell'altro video mi sono dimenticato di citare due cose, me le avete fatte notare, o meglio me le avete chieste nei commenti. Rispondo velocemente, poi nel Q&A risponderò molto meglio e poi non vedo l'ora di fare un video in cui vi mostrerò una moto da endurance in tutti i suoi dettagli tecnici. Arriverà anche quello, state sintonizzati. Mi avete chiesto come si fa con il cambio dell'olio. Beh, chiaramente l'olio non viene sostituito, non è possibile sostituire l'olio nonostante si facciano quei 3.500 km full gas. Viene rabboccato con dei sistemi rapidi per il rabbocco che vedremo nel video in cui vi farò vedere la moto e tutti i vari amminicoli che ci sono posizionati sopra. E un'altra roba che non ho detto, che vi accenno come funziona, ma lo vedremo anche questo nel dettaglio nello stesso video dedicato a come è fatta la moto, è come si fa con le pastiglie dei freni. Le pastiglie dei freni non durano in condizioni di gara per tutta una 24 ore. Vengono sostituite, o meglio, vengono sostituite le pinze dei freni con le pastiglie, quindi c'è un pit stop che potrebbe essere a metà gara ma non è detto. Comunque normalmente quando si fanno i pit stop si butta sempre l'occhio un po' a tutto, vengono sempre tenute d'occhio sia il livello dell'olio che l'usura delle pastiglie in modo da capire quando programmare la sostituzione. Quindi nel caso delle pastiglie dei freni vengono sostituite le intere pinze, quindi vengono tolte le pinze e messe delle pinze con all'interno montate già le pastiglie nuove. Ovviamente la domanda potrebbe essere come fai con lo spurgo dei freni. Si utilizzano gli sganci rapidi che si utilizzano anche in MotoGP, qui hanno molto più senso perché in questo caso il cambio delle pastiglie è davvero veloce. Quando si va a fare il pit stop con la sostituzione della ruota anteriore quindi vengono già tolte le pinze, si sganciano le pinze dal raccordo rapido. Ovviamente sono raccordi che garantiscono una tenuta, garantiscono che non entri aria, quindi non sia necessario uno spurgo, e si tolgono le pinze e si montano. Quando si va a rimontare la ruota, anziché rimontare le stesse pinze, si vanno a montare le pinze con all'interno le pastiglie nuove, si ricollegano con gli sganci rapidi e via, e si riparte. Ecco, queste due cose qui mi ero dimenticato, chiedo venia. Il problema è che molto spesso, come anche in questo caso, io attacco a registrare e parto a ruota libera, non mi scrivo mai quasi niente e quindi capita che poi magari mi dimentico delle robe. Chiedo scusa, però mi piace farlo così, mi sembra che venga più Was Games. Allora, io credo che coi pit stop, dopo queste due puntualizzazioni, abbia detto tutto. Abbiamo ancora dei video di questa splendida specialità che è l'endurance. La settimana prossima, quindi andiamo avanti ancora martedì sera, l'appuntamento con l'endurance, andremo avanti ancora per qualche martedì, andremo ad affrontare un argomento che metterà tutta la specialità sotto una certa luce. Bene, direi che è tutto e
Io vi ringrazio se avete avuto la pazienza di seguire questo video fino a qui, se avete visto gli altri video, se vi siete iscritti al canale vi ringrazio ancora più di cuore, siete davvero tanti, non tantissimi, il canale è ancora piccolo ma è davvero per me una grande gioia vedere che quello che sto facendo viene apprezzato, quindi grazie ancora. Fatemi sapere nei commenti se avete delle domande relative all'endurance, delle domande tecniche o anche delle domande generali, perché poi alla fine di questa serie farò un bel Q&A con tutte le vostre domande che sono veramente belle e interessanti, quelle che ho visto finora e mi sono già salvato gli screenshot. Un bel Q&A dove andrò a togliere tutte le vostre curiosità sull'endurance. Se è la prima volta che capiti sul mio canale, è mio dovere chiederti e dirti se vuoi supportare il canale e sempre se ti piacciono i miei contenuti, pigiare il pulsantino rosso lì a destra che ho scritto iscriviti e iscriviti. Appunto, è gratis e sia a me sia alla bestiaccia che non vedete perché sto giro non si è messo a dormire sul divano ma è qui sulla sua copertina che se la russa alla grande salvo abbaiare ogni tanto, in questo momento proprio russa, ve ne saremmo entrambi molto grati. Bene, è davvero tutto, come sempre vi sono riuscito ad ammorbarvi anche con questo video, noi ci vediamo alla prossima, sempre martedì sera ore 21 video extra come questo e come altri e venerdì ore 18 col video tecnico della settimana. È tutto davvero, noi ci si vede alla prossima. Ciao e grazie!